Buongiorno a tutti, ben ritrovati mercoledì 26 luglio 2023 col penultimo, ma solo per adesso, appuntamento con la mattina al mercato, il vostro mercato preferito, il vostro mercoledì mattina preferito, le vostre bancarelle preferite e chi poteva esserci se non Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno Bea, buongiorno naturalmente a tutti i nostri ascoltatori. Oggi con 2 nomi, oggi abbiamo 2 bancarelle un pochino più esotiche, oserei dire, un pochino diverse, un pochino più in sordina. Oggi guarda cosa ti dico, cara Bea. Anche perché vi abbiamo accompagnato durante tutto il mercato, non è ancora finito, però comunque il Milan ha già fatto tanto e quindi devo dire che, il nostro appuntamento vi ha proprio guidato fino all'arrivo veramente di giocatori come Samuel Chukwueze, quindi voglio dire, questa Eh, trasmissione ha portato anche fortuna. diciamolo, cioè le nostre bancarelle hanno portato bene, le nostre bancarelle vi hanno fatto scoprire i giocatori che poi effettivamente sono arrivati al Milan e chissà se i prossimi 2 potranno essere dello stesso stampo, ecco, della stessa pasta e anche loro arrivare al Milan. Bea, guarda cosa ti dico, oggi per i nostri ascoltatori, secondo me, io ho una bancarella migliore della tua oggi. Guarda cosa ti dico, Ah! Beh, guarda per una cosa ti volta. dico. Per una volta poteva succedere, così come può succedere che voi mettiate like a questo video, quindi supportateci sotto, diteci la vostra nei commenti. Questa serie vi è piaciuta, vi sta piacendo e siamo molto contenti, quindi continuate a supportarla con il mi piace, se vi va naturalmente, il commento e la condivisione, l'iscrizione, la campanella. Bea, ciancio alle bande, bando alle ciance. Pensa te, prima di iniziare sono andata a Ah, cercarlo per dirlo, e oggi è la giornata dell'arrivo di Chukwueze a Milano e al Milan. Pensa, la primissima puntata della mattina al mercato c'era proprio lui. Guardate un po'. Samu Chukwueze, non è un caso, nulla è per caso nella vita, non sono neanche a caso le 2 bancarelle di oggi. Parto io Bea, oggi, parto io. Parto molto carico con eccolo qua, vediamo se riesco a metterlo. È scomparso? Non sto riuscendo a metterlo. Vediamo No, se riesco. io lo vedo. Ah, tu lo vedi, io no. Va bene, allora dato che tu lo vedi e io no, non mi chiedere il motivo, leggici pure un pochino le eccolo qua, lo vedo anch'io finalmente. Oggi il Perfetto. sistema di streaming ha un pochino di problemi. Il nome è Lucas o Luca, dipende anche, dalla pronuncia se francese o meno, Gournadouat, centrocampista, anzi mediano, francese, classe 2003 del Salisburgo e dopo l'affare Okafor abbiamo capito, anche essendo un affare molto a sorpresa, molto rapido, a cifre non troppo impossibili, abbiamo forse capito che prendere il giocatore da Salisburgo non è così impossibile. 5 agosto, quindi tra non molto compierà gli anni, farà 20 anni il buon Gournadouat, che è ancora giovanissimo, 19enne, quindi classe 2003, molto molto giovane, nazionale non nel senso che gioca in nazionale, di nazionalità francese, del Salisburgo, contratto in scadenza 2027. Quindi non è in scadenza, non sta per scadere, non scade tra poco, ha un contratto molto lungo, anche perché è arrivato, se non sbaglio, la scorsa stagione dal Saint-Étienne. Beh, Lo abbiamo in scadenza uno del 2003 la vedevo un po' difficile, sinceramente, sì, però per carità, eh. tra l'altro. Luca Romero comunque è ancor più giovane ed era in scadenza. Valore di mercato 12 milioni secondo Transfermarkt e il mediano, cioè mediano puro fatto classico, non è un giocatore che ha fatto la mezzala e poi ha provato mediano e poi però ha provato anche a giocare in tre quarti, no, è un giocatore che già dalle giovanili giocava in quella posizione lì, praticamente ha sempre giocato in quella posizione lì. Io prima di passare ai dati, anche perché già li leggete comunque, l'heatmap la state vedendo tutti, è qualcosa di incredibile per un giocatore A di 19 anni,
B comunque non esperto, non costruito, ancora da fare, sia dal punto di vista tecnico molto, sia dal punto di vista fisico, può ancora crescere qualcosina, nonostante comunque sia, credo forse già un 85, non sia molto basso, però un heatmap che se ci serve un mediano, Pazzesca, cioè eh è sì. importante. Eh sì, cioè se ci serve un mediano, se ci serve un giocatore davanti alla difesa, se ci serve un giocatore che rubi un po' di palloni, che faccia ripartire l'azione, che possa essere una sorta di, non so, vice Krunic, titolare al posto di Krunic, questo ce lo direbbe eventualmente il tempo, è un giocatore interessante comunque per le caratteristiche, per l'età, per questa heatmap che ripeto è incredibile per la stagione che ha fatto. Tra l'altro, Bea, piccola chicca, gira anche un video suo che si esalta, diciamo, si gasa, è soddisfatto e contento e sorpreso durante la Champions League a San Siro, proprio contro il Milan, durante l'urlo "The Champions" di tutti i Beh, tifosi, tutti i beh. 75.000. Si vede lui che al The Champions guarda i compagni come dire: "Cavoli, è proprio una roba bella qui". E questa è una piccola chicca relativa a lui. Tornando proprio a lui, ci rinascondo un secondo perché questa stagione ha giocato tanto, 33 presenze, 2124 minuti. Non è la stagione di Reinders, ma credo che solo Reinders abbia fatto la stagione di Reinders e lo sappiamo. Un assist, che voglio dire, non è il suo ruolo, non è il suo Beh, compito. rispetto a Reinders ha anche un'altra età, quindi voglio Ecco, dire, e sono già numeri importanti considerando che appunto è un 2003. ecco, ripeto, non è il suo compito perché fa il mediano, non è che ha l'obbligo di segnare o ha l'obbligo di fare assist, questo ci mancherebbe, però ha già messo a referto in quest'anno un assist. Per lui presenze sia nella Bundesliga austriaca, sia in Champions League comunque, cioè è strano a dirsi, ti direi, però è un giocatore che a 19 anni ha già più esperienza in Champions League di tanti altri giocatori che si possono Certo. trovare o cercare in giro per l'Europa, perché col Salisburgo l'ha già giocata. Allora, prima di passare al secondo nome, un piccolo recap sul buon Gurna Duat. Ovviamente il Milan ha già preso 7 giocatori in questo mercato, perché proprio oggi arriva Chukwueze e ve lo racconteremo come sempre raccontandovi tutta la giornata. Deve chiudere l'ultimo centrocampista, Musa è il primo nome sulla lista. Poi, se ci dovesse essere A, la possibilità di fare qualcosina in più a centrocampo, B, dovesse per qualche strana ragione il Valencia non darti più Musa e quindi viri su altri obiettivi, C, dovesse partire qualcuno a centrocampo perché c'è un interessamento del Fenerbahce per Krunic e quindi potrebbe esserci l'idea anche, che ne so, se l'offerta è ampia, un giocatore come Krunic magari potrebbe partire. Non so come la prenderebbe Pioli, ma questo sarebbe un altro discorso. Fatto sta che non è un nome che penso arriverà al Milan in questa sessione di mercato, a parte appunto le postille che vi ho detto. È sicuramente un giocatore che, se giochiamo 4-3-3 davanti alla difesa, occhio a questo ragazzo, perché le caratteristiche sono interessanti, molto dinamico, comunque buona fisicità, tecnicamente deve crescere tanto, però comunque qualcosina l'ha fatta vedere. Insomma, è un giocatore interessante. Questa è la mia bancarella di oggi, ne sono molto fiero, mi piace molto. Anche perché Harry, non E so se come sei finisce? d'accordo, rispetto a qualche tempo fa, trovare il giocatore che faccia esattamente quel ruolo non è più così frequente. Cioè sono anche un po' cambiati, no, i giocatori. È molto più semplice ad oggi trovare una mezzala, credo, che trovare un mediano che sappia Sì. fare quel gioco e abbia quella hitmap. Quindi rispetto a qualche tempo fa, è più difficile, non dico che sia impossibile assolutamente, però quel ruolo lo ritrovi meno rispetto ad altri. Sì, tra l'altro quelli forti in quel ruolo lì costano, cioè uno
l'ha preso l'Arsenal e ha pagato 100 e passa milioni, l'altro ha deciso la finale di Champions League con un gol contro l'Inter, cioè quelli forti, i top del ruolo lì sono inarrivabili, ecco, ma veramente inarrivabili. Bea, tocca a te, la tua bancarella, la Sì, metto giù. assolutamente. Oggi la mia bancarella propone Riccardo, non a caso ho scelto questa, no scherzo, Calafiori. Questo nome è stato accostato al ruolo di, vice Teo, se n'è parlato poco della serie, vabbè tanto quel ruolo lì va riempito, se andate via Ballo Touré, tanto c'è Teo, e quindi oggi vogliamo un po' spiegarvi cosa ha fatto questo ragazzo, come sono andate le sue ultime 2 stagioni, perché è giusto, va bene che c'è Teo, va bene che quel ruolo lì è sempre il meno considerato, perché parliamoci chiaro, è uno dei meno considerati al Milan, però è giusto un attimo farci un'idea su questo ragazzo del 2002, quindi ha 22 anni, è italiano, attualmente al Basilea, il suo contratto scade nel 2025 e il suo valore transfer market è di 4.500.000 di euro. Andiamo un attimo a capire, alto 1,88 m, quindi non è Questo per è niente interessante, per basso. essere un Sì, terzino. sì, 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 sì. Ovviamente la sua carriera è iniziata alla Roma, nelle giovanili, poi nella stagione 21-22 a gennaio va in prestito al Genoa, non gioca tantissimo quella stagione perché tra Roma e Genoa colleziona 509 minuti, 3 presenze in A con la Roma, 6 con il Genoa, con 3 partite anche che ha fatto in Conference. Per lui quella stagione 2 assist che ha realizzato con la Roma e, ha giocato principalmente ovviamente da terzino sinistro, anche se, saltuariamente, una partita in particolare in quella stagione ha fatto anche il centrocampista di sinistra. La stagione ovviamente in cui gioca di più è la 22-23, dove passa appunto al Basilea, gioca tanto perché, in Super League colleziona 23 presenze, di cui 21 da titolare, quindi è titolare tanto per essere un 2002. Gioca anche in Conference, 8 presenze, 7 da titolare, e anche in Coppa Svizzera, dove gioca titolare nelle 3 partite che appunto il Basilea, gioca in questa competizione. Per lui 2.690 minuti, quindi voglio dire è un minutaggio da titolare. Quando arrivi ad avere questo Sì. minutaggio vuol dire che la tua stagione l'hai fatta, 1 gol e 3 assist per lui nell'ultima stagione, e anche qui ha giocato principalmente da terzino sinistro, 12 partite anche un po' adattato a difensore centrale e 2 da centrocampista di sinistra. Come vedete anche nella mappa qui in grafica, il suo ruolo principale è quello di terzino sinistro, però, non è un ruolo esclusivo, può fare anche, appunto, come vi dicevo, il difensore centrale alla bisogna, come si dice. La sua heatmap è abbastanza chiara, come vedete, il suo ruolo è qui. Chiaro che se fosse un ragazzo che vuole giocare, perché voglio dire, quando è andato in prestito al Genoa ha giocato pochissimo, al Basilea ha giocato molto, perché il minutaggio che ha, come vi dicevo, è da titolare. Se vuole venire al Milan a fare il vice Teo, deve sapere che, voglio dire, non ti dico che torna ad avere il minutaggio che aveva in quella stagione tra Roma e Genoa, però più o meno. Mh. Sappiamo che appunto fare il vice Teo. Poi voglio dire, io ogni volta che si parla di Teo, mhmm non so mai come andrà la sua stagione, perché noi Teo lo diamo sempre per scontato, anche perché è un giocatore che fortunatamente, fate gli scongiuri del caso, è poco fuori, sta veramente poco fuori, no, Io sotto la tanto bancarella gli scongiuri li ho fatti, tu ecco ovviamente anche non hai no, visto. fateli anche per me. È chiaro che, noi abbiamo sempre ragionato con un Teo che c'è sempre, però Teo, al di là degli infortuni che finora ne ha avuti pochi, e voglio dire, non è che lo dico per portare sfortuna, lo dico perché è No, così. son dati di È un fatto. giocatore molto resistente, quindi però se avessimo un giocatore che Mhmm,
ha un livello un po' più alto di Ballo Touré e quindi ti permette a volte anche di rinunciare a Teo, perché Teo è vero che c'è, però l'abbiamo visto, arriva ad un momento che non ne ha più, come è normale. Non ti dico che di lasciarlo fuori nel tour de force che ci aspetta in autunno, però se per una partita magari tra le 2 di Champions che ti ritrovi in campionato con una squadra media, magari ci sta anche che a Teo ci rinunci. Poi se non riesci a vincere e ti serve Teo gli ultimi 20 minuti, c'è. Però secondo me bisogna anche mettersi nell'ottica che un vice Teo degno di senza nulla togliere a Ballo Touré, che però evidentemente a Pioli non dava tutte queste certezze, serve, perché questo ragazzo ogni tanto va fatto anche riposare, perché poi Sì. se ti serve il miglior Teo nei momenti migliori, bisogna anche farlo arrivare nella condizione Anche, migliore. come dici tu, Bea, ricalibrare un pochino proprio la questione di vice Teo, cioè è vero che Teo ha sempre giocato e gioca sempre, però forse anche perché non hai nessuno che ti garantisca un po' No di vabbè, ma un rendimento. terzino sinistro come Teo, cioè se prima dicevamo che il mediano lo vedi sempre meno, lo trovi sempre Tra meno Teo e Ballo e, Touré ci son sempre i no grigi nel vabbè, me ma un terzino come Teo credo che ce l'abbiano in pochissime squadre, però è giusto anche, ogni tanto farlo rifiatare. Quindi, questo ragazzo ha sicuramente dei numeri interessanti, è molto giovane, ha giocato tanto nella sua ultima stagione, potrebbe essere un prospetto molto molto interessante, anche perché incredibile, è italiano. Quindi, cosa non da poco col mercato che abbiamo fatto, perché voglio dire, con Gabbia e Tonali abbiamo perso 2 pedine importanti anche per la questione liste. Il problema, Bea, e poi chiudiamo tra poco, è che rischia di stare più fuori lui di Teo, giusto? Ma allora, diciamo che la tabella infortuni che abbiamo imparato sempre ad osservare in questi anni non è confortante. Mi salta all'occhio la rottura della fibra muscolare, che è proprio dell'ultima stagione, e quel gennaio, febbraio, aprile della stagione 2021 in cui il bicipite femorale non gli ha dato tregua al povero Riccardo. Però voglio dire, sai, è un giocatore che comunque, a parte l'ultima stagione, non ha mai giocato tantissimo. Quindi la mia speranza è che magari dopo l'ultima stagione in cui ha giocato di più si sia anche un po' rinforzato, ma tanto è inutile parlare degli infortuni perché il futuro purtroppo su queste cose non puoi programmare. Chiaro che rispetto ad altri giocatori ha una tabella infortuni un po' più lunga, ecco, quello possiamo dirlo. Quello possiamo dirlo, possiamo anche dire che siamo praticamente in chiusura. Io vi ricordo che questo è il penultimo appuntamento della mattina al mercato, prima di una piccola pausa, piccola o grande, in base a quelli che sono poi i vostri le vostre tempistiche. Ecco, per noi è una piccola pausa, poi so che non vedere le nostre bancarelle per 2 o 3 settimane a voi vi può un po' destabilizzare, però torneremo la prossima settimana con altri 2 nomi di mercato. Io vi invito come sempre a lasciare like qua sotto al video se vi è piaciuto, naturalmente, se vi è piaciuta la serie fino ad oggi, lasciare un commento. I commenti, ragazzi, nella mattina al mercato sono fondamentali, anche perché i nomi iniziano un po' a scarseggiare, anche perché tutti quelli che vi avevamo detto sono arrivati, quindi è merito palesemente nostro, quindi diteci la Ma vostra. come vi ho detto all'inizio, la prima puntata di questo format si è parlato di Samuel Ciukwueze, quindi fateci un regalo con like o commenti, perché ve l'abbiamo portato noi, bisogna Ma voglio dirlo, i ve commenti l'abbiamo di altri portato no nomi, esatto, di altri commenti, di altri nomi di cui vorreste sentir parlare, oltre all'iscrizione, alla campanella, solite cose, che poi dite che mi dilungo troppo e skippate il video. Fate bene così. Bea, grazie. Ciao. Grazie a voi. Un saluto anche da parte di Enrico Boiani. Alla prossima e a oggi e a dopo con gli altri appuntamenti di Radio Rossonera. Ciao.